Grazie, maestro. Di tutto. Parto proprio dalla fine, anche se non voglio essere io a consegnarti direttamente questa dedica. È da quando ti ho conosciuto attraverso il tuo libro delle coordinate della felicità che mi sono promesso e ripromesso di scriverti, prima o poi. In questo momento è in cima alla lista delle mie cose da fare prima dei 30 anni. Un elenco di voci che è nato dopo aver concluso di leggere il tuo quarto libro, La pura vita. E quella voce è ancora lì, che aspetta di essere cancellata. Ma ogni volta che decido di iniziare a scrivere qualcosa per poi mandartelo con un semplice messaggio via social nel modo più veloce e immediato possibile, vengo come trattenuto perché mi sembra quasi di banalizzare e di affievolire quel senso di gratitudine che ho nei tuoi confronti. Voglio allora cogliere l'occasione di questo canale, di questo diario multimediale dedicato al mio percorso verso la felicità, per ringraziarti in maniera un po' più significativa, cercando di far emergere l'enorme impatto che hai avuto nella mia vita e lasciando però al destino l'arduo compito di scegliere il momento perfetto per recapitarti il mio grazie. Ho come la sensazione che sia già tutto scritto, ma mi ritengo incapace di stabilire quando questo momento perfetto debba arrivare. E ho deciso quindi di avvolgere questa pergamena virtuale e di inserirla come in una bottiglia, lasciandola ora navigare nella rete, finché le onde di un mare invisibile non decideranno di farla approdare direttamente nelle tue mani. Mi piace fantasticare su quando questo fatidico momento arriverà. Potrebbe accadere anche subito, già oggi o domani, magari tra un anno, probabilmente anche mai. E chissà anche dove sarai, maestro, se sulle strade affollatissime del Vietnam in direzione di Hoi An, o se magari sei seduto a gambe incrociate all'interno della giungla indonesiana, con Claudia che prepara i suoi pancake con amore e la piccola Asia che ti zampetta intorno, entusiasta della vita come solo i bambini sanno fare. Ma ad ogni modo, Gianluca, ovunque tu sia, grazie. Grazie per essere arrivato al momento giusto, nel momento del bisogno. Senza alcun tipo di preavviso, a soli 20 anni, mi sono ritrovato ad affrontare un gigantesco vuoto, la perdita di mio padre. Ma mi hai preso per mano, diventando la mia guida, di un viaggio inaspettatamente unico e straordinariamente pieno di sorprese, alla ricerca della mia felicità. Grazie per avermi fatto viaggiare, romanzo dopo romanzo, dall'Australia al Canada alla Costa Rica, e per farmi viaggiare ancora tuttora, sognando in grande quei luoghi che ormai vivi quotidianamente da anni e che spero tanto un giorno di trovare la forza di raggiungere, per sperimentare e immergermi completamente nella mentalità orientale nella sua più vera essenza, per affondare le mani in quella realtà così lontana da noi occidentali. Grazie per aver innescato in me uno spirito da viaggiatore che ama perdersi per le strade del mondo in cerca della sua energia, per trarre tutti i suoi insegnamenti, concependolo come casa ed entrando nella più totale armonia con esso, diventando così una cosa sola. Con i tuoi libri mi hai permesso di sbloccare molteplici punti di vista su come affrontare la vita e mi emoziona ogni volta prendere tra le mani la tua ultima pubblicazione, emozionato di intraprendere un nuovo, entusiasmante viaggio, alla scoperta di un nuovo modo per vivere con sempre più serenità, alle volte ricordandomi che sono solo un piccolo granello di sabbia nell'enormità dell'universo che ci sta ospitando. Grazie per avermi insegnato a come cadere, a come rialzarmi, a come accogliere ogni mio fallimento come un punto di forza, una vittoria, un momento necessario di crescita e a non smettere mai di inseguire i miei sogni senza dare peso al giudizio degli altri, ma ascoltando solamente ciò che mi dice il cuore. Difficilmente ora mi tiro indietro alle grandi sfide che la vita mi pone davanti e ogni volta non vedo l'ora di testare e superare i miei limiti, ma rimanendo sempre pronto per risollevarmi con più forza di prima qualora mi dovessi trovare di nuovo con le mani e le ginocchia a terra. E ad oggi ogni ostacolo lo percepisco come un'incredibile opportunità per crescere, per migliorare, per raggiungere una sempre nuova versione migliore di me. Grazie per avermi fatto conoscere una versione migliore di me, quella che mai avrei creduto potesse esistere, incentivandomi a prendermene sempre più cura, ascoltandola con dedizione e coltivando i semi della passione, dell'entusiasmo e della curiosità che tanto la caratterizzano.
Grazie per avermi insegnato ad essere fiume, a saper accettare il cambiamento, a capire che è necessario e ad imparare a ricercarlo, a concepire ogni fine come un nuovo inizio, un nuovo capitolo della mia vita, suscitando in me quel fascino dello scoprire passo dopo passo l'avvicendarsi delle cose, abbandonando ogni aspettativa per il futuro, dimenticandomi delle zavorre del passato e aiutandomi a comprendere l'importanza di concentrarsi sull'unico tempo per cui vale la pena spendere i propri pensieri, il tempo presente. Grazie quindi per avermi aiutato ad affrontare la vita con serenità, senza preoccuparmi eccessivamente di ciò che potrebbe accadere poi, senza logorarmi con degli inutili se, ma concentrandomi solo su ciò che ho effettivamente la possibilità di controllare, mostrandomi grato tutte quelle volte che ho avuto l'opportunità di scegliere, andando tante volte controcorrente, ma mai sentendomi intimorito dagli sguardi degli altri, e sempre inseguendo quell'unico binario che mi consente di avvicinarmi sempre di più ai miei obiettivi, non sentendomi in dovere di scendere da quel treno che corre dritto verso la meta. Grazie per avermi riportato più e più volte sulla via di mezzo, tutte quelle volte che ho perso l'equilibrio, ritrovandomi sopraffatto da inutili, incessanti, eccessivi pensieri, insegnandomi a controllarli e a dosarli, consentendomi di imparare la nobile arte, spesso incompresa, della meditazione, facendomi conoscere sempre più a fondo quell'io interiore che prima a fatica riuscivo ad ascoltare. Ricordo ancora come fosse ieri la prima volta che sono riuscito a meditare dopo diversi anni di insuccessi. A piedi nudi, a gambe incrociate, seduto su una sedia bianca di plastica da giardino, sul balcone della mia vecchia casa da studente fuori sede, affacciato sulla città, con il sole che mi baciava la pelle, il vento che mi accarezzava i capelli, le macchine che sfrecciavano agitate nella via sotto casa, gli uccelli che volavano leggiadri canticchiando dolci melodie. Grazie per avermi aperto gli occhi, per avermi mostrato i colori di ogni singolo tramonto, il profumo di un fiore appena sbocciato, la freschezza della pioggia che si infrange su di me. In poche parole, la felicità per le piccole cose. Grazie per avermi insegnato il significato della vita, ad amare la sua essenzialità. Grazie per avermi reso consapevole che la sofferenza è necessaria e che nonostante tutto succede sempre qualcosa di meraviglioso. Questo libro è stata la mia salvezza. Gianluca, maestro, grazie di tutto.